Ciao ragazzi e bentrovati sul mio canale. Oggi in questo video vi voglio mostrare una guida passo dopo passo su come effettuare l'aggiornamento alla nostra moto, alla Voge Valico DS900X. Infatti, e ringrazio Thomas per questo, sono riuscito a mettere mani sul pacchetto d'aggiornamento della versione 4.9 e tra meno di 10 minuti penso di essere il primo in Italia ad avere la versione 4.9. Con questo video quindi vi voglio mostrare una guida molto semplice su come aggiornare anche voi la vostra moto. Ci tengo a premettere una cosa però, in Italia l'ultima versione autorizzata da Padana Sviluppo è la 4.5, di conseguenza questa non è autorizzata da Padana Sviluppo e se dovesse succedere qualcosa al TFT potrebbero non riconoscervi la garanzia, quindi ognuno di voi è responsabile delle proprie azioni. È un aggiornamento che da quello che mi hanno detto porta veramente tante migliorie a livello grafico con alcune rimozioni di alcuni bug, ma anche migliorie sulla guida, ahimè quelle però tocca a me scoprirle. Inoltre è un aggiornamento che può essere effettuato solamente con telefoni Android, di conseguenza se non avete un telefono Android, io stesso non ho un telefono Android, vi chiedo se riuscite di chiederlo in prestito a un vostro amico o a un vostro conoscente per un massimo di 10-15 minuti, così da poter effettuare l'aggiornamento. Il file di aggiornamento lo trovate qui sotto in descrizione, però vi invito a guardare tutto il video in quanto rispetto ai vecchi aggiornamenti ci sono state alcune modifiche di procedura. Detto questo ragazzi, smetto di rompervi le scatole e andiamo al sodo, quindi andiamo a vedere ora come si effettua l'aggiornamento alla nostra moto. Ed eccoci ragazzi con il TFT della nostra moto acceso. Il primo modo che abbiamo per capire se l'aggiornamento 4.9 è compatibile con la nostra moto è quello di andare a vedere nella targhetta nera posta a destra della nostra moto che il codice alfanumerico posto tra i due asterischi, che è il codice VIN, riporti nella 10ª posizione la lettera R. Questo è il primo modo per capire se l'aggiornamento 4.9 è installabile sulla nostra moto. Ulteriore modo che abbiamo è quello di andare nelle impostazioni, cliccare Enter quindi, il mio veicolo, 2 volte Enter e aprire questa facciata. Nella terza riga, dove troviamo HMI version, il codice che deve essere riportato deve essere SS621X11. Questo è la conferma e l'ulteriore modo che abbiamo per capire se l'aggiornamento 4.9 è compatibile con la nostra moto. Infatti in questo caso la mia moto è aggiornato al 4.7. Inoltre, già che siamo nelle impostazioni, la procedura di installazione della versione 4.9 è leggermente cambiata. Quindi dobbiamo andare nelle impostazioni, andare su lingua e cliccare e quindi selezionare la lingua inglese. Questa è la procedura leggermente diversa che troviamo rispetto agli aggiornamenti passati. A questo punto ragazzi passiamo sul nostro dispositivo Android per poter predisporlo per l'installazione del nostro aggiornamento 4.9. Per prima cosa andiamo a inserire come nome rete il codice che troviamo premendo il tastino in basso con la freccia in basso sul TFT della nostra moto ed è univoco per ogni moto, nel mio caso Voge CE4D e la password è uguale per tutti, 8 volte il numero 8. Come banda lasciamo 2.4 GHz e 5 GHz e il resto tutto uguale. Attiviamo il router. A questo punto verifichiamo che è correttamente collegata la moto al nostro hotspot tramite l'icona tricolore blu che troviamo sul TFT. Andiamo quindi nella cartella Drive, voi la troverete sotto la cartella aggiornamenti nella sottosezione Voge Valico DS900X 2024 e andiamo a installare il file app software 4.9. Se avete altre applicazioni passate dovete disinstallarle. Mi chiede se voglio installare questa app, dico installa e una volta che l'app è stata installata clicchiamo su apri. A questo punto l'applicazione vede che la moto è collegata correttamente, infatti ci informa che è connessa, dobbiamo cliccare su Send to the Dashboard, quindi l'icona con la freccia bianca.
Una volta che l'applicazione ha terminato di scaricare il file di aggiornamento, sul TFT della nostra moto apparirà questa schermata. Di solito è di sfondo nero, oggi è verde, non so come mai. Quello che dobbiamo andare a fare è premere il tasto Enter dal blocchetto di sinistra e partirà il trasferimento dei file di aggiornamento dal cellulare al TFT della nostra moto. È quindi molto importante che il cellulare rimanga nei pressi della moto con l'hotspot acceso e la moto deve essere collegata. Una volta che ha terminato il trasferimento dei file, automaticamente partirà l'aggiornamento vero e proprio del TFT della nostra moto. Non sarà necessario andare a dare conferma in quanto già fatto precedentemente. Perfetto, l'aggiornamento è avvenuto con successo e da questo momento bisogna contare circa 6 minuti. Infatti il TFT della moto va in stand-by, le luci di posizione anteriore e posteriori permangono accese per circa 6 minuti fin tanto che il TFT non si riavvierà in automatico. È molto importante quindi non andare a spegnere la moto tramite il pulsante oppure a scollegare i poli o uno dei due i poli della batteria. In questo caso il mio consiglio è di andare a bersi un caffè e tornerete che il TFT della moto sarà riavviato e la moto correttamente aggiornata. Ed ecco ragazzi che si sta riavviando il TFT dopo 6 minuti esatti. Come vediamo il chilometraggio è rimasto lo stesso, quindi non è stato perso, si è resettato l'orologio ed punta esatto a 6 minuti, tempo del riavvio, e andiamo a verificare se l'aggiornamento alla 4.9 è avvenuto correttamente. Quindi andiamo su My Vehicle, Next, e come vediamo l'aggiornamento alla versione 4.9 è avvenuto con successo. Quindi ora ragazzi possiamo risettare la lingua in italiano. Successivamente vi consiglio di effettuare nuovamente una ricalibrazione del sistema TPMS, quindi dei sensori pneumatici tramite l'apposita sezione. Vado a verificare solamente che l'orario totale è successo anche con la 1.7, che l'orario totale viene azzerato, ma non è un problema, l'importante è che ci siano i chilometri. E ora non ci resta che settare nuovamente correttamente l'orologio, cambiarci e andare a provare questa nuova versione 4.9. Ed eccoci ragazzi sulla Valico DS900X 2024 con la versione 4.9. Prendo il mio telefono e vi leggo quello che viene riportato. L'ho inoltrato nella cartella aggiornamenti del mio canale Telegram e se non siete già dentro vi invito a iscrivervi tramite il link di invito che trovate in descrizione. Quelle che sono le novità in questo aggiornamento. Allora leggo: il software include le seguenti modifiche: possibilità di cambiare modalità di guida durante la marcia con il gas chiuso senza doversi fermare. Questo era già presente nelle versioni precedenti. Intervallo di manutenzione programmata impostato a 10.000 km, perché in tante moto capitava che quando veniva resettato il service lo facesse ogni 5.000 km. Modifica dell'allarme della temperatura acqua da 105 gradi a 116 gradi. Per fortuna non ho mai avuto questo tipo di problema, di conseguenza diciamo che non l'ho mai riscontrato. Ottimizzazione dell'indicatore del cruise control, ed è vero, in effetti il cruise control qualche volta aveva questi lag, speriamo che siano stati migliorati. Ottimizzazione del TPMS, io ho settato la pressione prima di partire 4 minuti fa, ho messo 2.2 bar all'anteriore e 2.5 bar al posteriore ed è tutto corretto. Nuovo indicatore della possibilità di usare il quick shifter, non l'ho notato ma adesso lo proveremo, e altre ottimizzazioni che non sono date a sapersi. Di solito quando scrivono altre ottimizzazioni è legato a quello che è la centralina. Quindi adesso ragazzi, traffico permettendo, io sono
in un punto abbastanza schifoso della strada che porta verso Binago, però vabbè, questo era lo spiazzo corretto per me, e quindi possiamo partire con questo onboard. Ok, allora vediamo subito questo nuovo indicatore per l'utilizzazione del quick shifter, se esiste. Qua no, adesso vediamo un po' dopo. A me non appare attualmente niente, a meno che non si siano disattivati post aggiornamento, perché prima c'era. Adesso appena riesco mi fermo. Controlliamo il cruise control. Già che è partito subito mi fa molto strano, di solito ci metteva sempre quell'attimo, perlomeno sulla mia. Vado a impostare la velocità. Sale come prima di 2 in 2, vediamo un po', sì, di 2 in 2. Se vado a frenare si spegne e non lampeggia più, rimane fisso. Prima lampeggiava, una volta quando si distaccava rimaneva lampeggiante, invece adesso rimane fisso, lampeggia un attimo e rimane fisso. Questa è una diversa, è molto diverso rispetto a prima. Se lo vado a riattivare, niente, lo riprende e basta. Poi ahimè 105 gradi, da 105 gradi a 116 gradi non lo posso testare, anche perché vorrebbe dire bruciare. Qui lampeggia l'indicatore marcia che vuole la scalata, ma non lo fa in salita. Adesso c'è il rosso, vediamo un po' dopo. Io poi sono uno che usa parecchio. Ah, ecco, sotto i 30 km/h che non funziona il cruise control, sparisce la velocità e lampeggia. Ok, adesso aspettiamo il rosso. Poi ho fatto i miei test, ho visto che la luce per i 2 faretti di profondità funziona correttamente, le 4 frecce rimangono le medesime. Vediamo un pochino adesso di fare inversione e trovare il modo di testare questo indicatore del quick shifter. Farò inversione qua. Vedo che anche con le frecce i faretti funzionano correttamente, non avendoli accesi si accende prima il lato destro e poi il lato sinistro correttamente, quindi ottimo, non abbiamo perso neanche quello. E ora proveremo, intanto che c'è il rosso verifico se è correttamente, indicatore è on, quindi sì. In teoria dovrebbe funzionare tutto correttamente. Orologio Bluetooth acceso, abbinato. Comunque ragazzi è una moto che ha un totale di 6 minuti, quindi se la volete la vendo. Battute a parte, dai, volevo fare un po' il simpatico. Il termometro ahimè rimane sempre con quei 5-6 gradi in più. Io continuo a sperare che in un futuro aggiornamento lo sistemino, no, ma non lo so, ci sto perdendo un po' le speranze. Va bene, tiriamola un po', vediamo. Allora, l'indicatore in salita del quick shifter non funziona, perlomeno non so se è un problema mio, me lo direte poi nel caso qui sotto nei commenti. Provo a rallentare, vediamo se in discesa funziona, ma l'abbiamo testato prima e funzionava tutto correttamente, però ad esempio adesso neanche funziona. Sono a 2000 giri, porca miseria. No,
però mi sembra che il quick shifter abbia qualcosa di diverso, è molto più tranquillo, molto più morbido. Prova a salire un po' di giri. No, allora, l'indicatore del quick shifter io non lo vedo onestamente, non mi pare funzionare, come perlomeno prima sono certo che funzionava perché vedevo sempre sto lampeggio. Semmai provo un attimo a disinserirlo e reinserirlo, vediamo un po' se così facendo torna a funzionare, perché mi sembra parecchio strana come cosa. Vediamo un po'. Allora, dov'è? Indicatore marcia off, perfetto, adesso lo rincludo on. A 3000 giri dovrebbe girare la prima marcia, a 2000 giri tra i 3 e i 5, salita 6, 7, 8, perfetto, vediamo un po' così. A 3 dovrebbe apparire l'indicatore e non appare, a 4 non appare. Ehi, mi ha slittato la frizione. No, allora, vi posso dire che l'indicatore del quick shifter non so perché, ripeto, testatelo voi e poi mi farete sapere, non so perché, ma a me non funziona più come prima. Prima sono 100% sicuro che funzionasse tutto correttamente. Di conseguenza, ragazzi, questa è l'onboard, i primi chilometri che ho fatto, i 10 minuti che ho fatto con la 4.9. Nel caso se vedrò differenze a livello di motore eccetera, sarò il primo a fare un video così da potervi portare quelle che sono le mie esperienze. Qui sotto in descrizione trovate tutti i link miei personali, alle mie pagine Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, dove vi invito calorosamente ad iscrivervi al canale Telegram così da poter rimanere sempre aggiornati e avere una community che ci lega dalla passione delle due ruote e darsi consigli. Non è vincolante il fatto che abbiate o non abbiate una Valico 900. Se avete una moto e volete fare una community, lì si organizzano anche uscite, di conseguenza siete il benvenuto. Per quanto riguarda l'aggiornamento, sempre in descrizione trovate il link diretto alla mia cartella Google Drive, quindi potete tranquillamente scaricare la pick-up dell'aggiornamento che volete e installare qualsiasi aggiornamento che volete. Io come sempre vi consiglio, se avete un aggiornamento una moto con un aggiornamento molto vecchio, vi consiglio sempre di aggiornare anche tutti gli aggiornamenti intermedi, così da evitare come si dice, la perdita dei chilometri, l'azzeramento dell'odometro totale, dato che è successo parecchie volte. Come sempre io, ragazzi, non mi assumo nessuna responsabilità, questo ci tengo a dirlo, dato che è già successo che messaggi mi volessero dar la colpa. Il mio video è un video puramente divulgativo e di informazione. Vi do tutto quello che è il necessario, poi siete voi che dovete volere o non voler metterci mano sulla vostra moto, però ve ne assumerete tranquillamente le responsabilità. Non è perché vi voglio male, ma ragazzi, capite bene che se sbagliate voi non è colpa mia, ecco. Detto questo, ragazzi, niente, io posso concludere qua anche questo onboard. Vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video, spero di avervi aiutato anche questa volta, dato che l'intento nel mio canale è portare aiuto a tutti gli amici motociclisti. Vi invito come sempre ad iscrivervi qui sotto al mio canale, ad accendere la campanellina per rimanere aggiornati sui miei futuri video. Quindi, ragazzi, che dire, vi saluto, ci vediamo in strada, ciao ragazzi!